Bene, benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a parlare del libro Il potere delle abitudini di Charles Duhigg. Come si formano, quanto ci condizionano e soprattutto come cambiarle. Questo libro ha venduto più di 1 milione di copie, sicuramente è stato un best seller per un bel po' di tempo. Per chi è Il potere delle abitudini? È un'ottima lettura per chiunque voglia migliorare se stesso e la propria vita. In particolare però è utile per chi vuole abbandonare cattive abitudini a scapito di buone abitudini. Le persone che vogliono vincere la procrastinazione e gestire meglio il proprio tempo in generale e chiunque desideri realizzare i propri progetti grazie al potere delle abitudini. Se ti piace innanzitutto quello di cui andremo a parlare, per essermi d'aiuto ricordati di lasciare un like a questo video, seguire il mio canale su YouTube e seguirmi anche sulle mie pagine Instagram Beppe Paiano e Italian Coach Academy, e in più ricondividere il video per aiutare un tuo amico o una tua amica che vuole cambiare delle abitudini negative. Incominciamo. Il potere delle abitudini. La nostra mente si è evoluta per creare abitudini, quindi la maggior parte delle decisioni che prendiamo quotidianamente sono basate sulle abitudini. Sebbene ciascuna abitudine da sola non contenga molto, col tempo e nel tempo la dieta, ciò che diciamo ai nostri figli o amici, come organizziamo i nostri pensieri, la routine dei nostri lavori hanno un impatto sulle nostre vite che a volte questo impatto è veramente devastante. Le nostre piccolissime catene di abitudini sono però troppo larghe per essere avvertite come nemiche della nostra vita. E cioè queste abitudini piano piano si insinuano nella nostra vita, quindi le catene non stringono forte ai nostri polsi, tanto da farcene accorgere che sono un problema per la nostra vita, fino a quando diventano poi troppo difficili da spezzare. Quindi queste abitudini diventano troppo dure da poter essere spezzate. Quindi il ciclo dell'abitudine, la routine, dobbiamo avere un promemoria per questo, quindi andando ad analizzare il processo di formazione delle abitudini. Dobbiamo scoprire qual è il segnale che informa il nostro cervello e gli fa capire che l'abitudine può essere usata sempre. Esempio, arrivo a casa dal lavoro, quindi magari sono stanco. Cos'è la routine? È una successione di azioni che ci portano ad avere una ricompensa. Esempio, quindi torniamo a casa dal lavoro, siamo stanchi dal lavoro stesso. La routine qual è? Andiamo ad aprire il frigorifero e a rilassarci sulla nostra poltrona davanti a una televisione e andiamo a bere la nostra birra. La ricompensa è cosa aiuterà il nostro cervello a decidere se vale la pena ricordare questo particolare ciclo di abitudine. Esempio di ricompensa: la ricompensa è proprio nella sensazione di rilassamento che proviamo quando andiamo a bere quella birra dopo la giornata intensa di lavoro. È stato dimostrato in esperimenti con animali, quando si implementa questo ciclo, che dopo aver ricevuto il segnale la maggioranza anticipa già la ricompensa. Se non arriva, si sente frustrato. Ma questo può servire anche ad ancorare abitudini favorevoli, positive, abitudini che ci possono aiutare in qualsiasi ambito della nostra vita. Nella parte più profonda del cervello, vicino al tronco cerebrale, sono le strutture più antiche e primitive del cosiddetto cervello rettiliano, responsabili di comportamenti automatici come ad esempio la respirazione o la deglutizione. Vicino a questa parte abbiamo i gangli della base. Ci siamo resi conto che molte delle nostre abitudini dipendono anche da questa parte. Una cosa negativa in termini di abitudini per noi sfavorevoli, poiché questa parte primitiva è difficile da ragionare e viene trascinata dall'istinto più animale, quello della soddisfazione momentanea. C'è un esercizio che possiamo fare, quindi identifica i segni di tutte le tue abitudini quotidiane. Prima di cambiarne una è molto importante che tu diventi consapevole di ciò che hai attualmente e non solo delle abitudini stesse, ma anche di quale sia l'innesco di ciascuna di esse. L'ideale è
avere un quaderno, un quadernetto, un diario in cui annotare ogni abitudine. Dobbiamo annotare l'abitudine, dobbiamo annotare il suo segnale, dobbiamo annotare la sua routine e dobbiamo annotare la ricompensa. Sono tutte cose fondamentali. La regola d'oro per cambiare le abitudini, quindi usando lo stesso segnale, l'input che diamo al nostro cervello e fornendo la stessa ricompensa, possiamo cambiare la routine e con questa anche l'abitudine. Quindi una volta identificato il segnale e la ricompensa, sviluppiamo una risposta competitiva, una routine che può fornire una ricompensa simile. Sebbene questo non sia sufficiente per cambiare l'abitudine, potrebbe magari funzionare a breve termine, ma per cambiare davvero una cattiva abitudine è necessaria la convinzione più totale. Essere convinti che l'abitudine possa essere cambiata è estremamente importante. Pertanto, in effetti, in alcuni casi gravi ci sono quelli che si uniscono ai gruppi tipo Alcolisti Anonimi, Stop Smoke Group. Quindi diciamo, per cambiare quella cattiva abitudine ci vuole una convinzione da parte nostra. Ecco perché dice alcuni magari dicono non riesco a smettere di fumare, ma non è che non riesci a smettere di fumare per un motivo X, è che non sei veramente convinto che quell'abitudine si possa cambiare. Le abitudini del pilastro sono quelle che hanno il potere di avviare una reazione a catena. Questa cosa è molto importante. Sono difficili da trovare, ma non appena le identifichi e le cambi, possono rafforzare il resto delle abitudini. L'idea è di trovare quell'abitudine che ti permette di fare piccoli trionfi. Quando raggiungi un piccolo trionfo, il tuo cervello secerne la dopamina, il che contribuisce a una motivazione per perseguire il prossimo trionfo, il prossimo ancora e un altro ancora. Quindi l'esercizio è, una volta che tutte le abitudini sono state identificate con i loro segni corrispondenti, scegline una che vuoi cambiare. Una volta scelta, per modificarla, devi trovare una routine competitiva che possa produrre, attenzione, che possa produrre la stessa ricompensa. E il rilassamento, devi trovare una routine competitiva che possa darti lo stesso rilassamento. E quindi concentra tutte le tue energie sulla sostituzione della routine. Quindi vuoi cambiare un'abitudine sbagliata secondo te? Scegli questa abitudine, analizzala come abbiamo detto prima, sceglila e pensa all'abitudine nuova. E poi concentra tutte le tue energie alla sostituzione. Per convincerti ancora di più, magari possiamo fare anche un gioco insieme. Scrivi nei commenti sotto a questo video il cambiamento che stai pensando di fare, quale abitudine hai scelto e con quale abitudine hai deciso di sostituirla, così magari ne parleremo anche insieme, o perché no, magari si apre una discussione con altri che stanno guardando questo stesso video. Molte volte non cambiamo qualcosa finché non raggiungiamo il fondo. Questa cosa è verissima. Quante persone che conosci hanno dovuto aspettare di raggiungere il fondo per cambiare le loro abitudini negative? Tantissime. Una grave crisi può cambiare le abitudini di una persona e di un'organizzazione, perché l'impulso che ci dà il cervello invita al ripensamento delle abitudini e degli obiettivi. Magari possiamo pensare quando un tossicodipendente decide proprio di cambiare la sua vita, magari quando ha cambiato e ha toccato il fondo, e lì è veramente difficile capire quando si tocca il fondo, ma quando uno decide di cambiare e di mettere fine alla dipendenza magari di una droga è proprio perché ha fatto un qualcosa di veramente grave, magari ha alzato le mani a uno dei suoi genitori per comprare l'ultima dose. Quindi l'alert è molto importante. Tu sei l'unico responsabile della modifica delle tue abitudini negative, della tua vita. Non aspettare che una crisi arrivi nella tua vita. Tu definisci cosa significa toccare il fondo. Lo puoi decidere prima. E se non sei nella direzione dei tuoi obiettivi, crea uno stato di crisi e usalo per agire. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e di questa recensione, di questo riassunto di questo libro importante. Se ti è piaciuto questo video, ricordati di lasciare un like per aiutarmi, seguire
il canale YouTube e seguire tutte le mie pagine, quindi sono Beppe Pagliano e Italian Coach Academy. E perché no, ricondividi il video per aiutare un tuo amico o una tua amica che vuole cambiare delle abitudini negative. Ci vediamo al prossimo libro e perché no, se hai voglia che io riassuma o parli di qualche altro libro che ti può far piacere, scrivimelo nei commenti e io farò di tutto per farlo. Alla prossima, ciao ciao!